in collaborazione con Marco, Osis Technology, sportoutdoorviaggi.it. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni in seconda parte, la 13ª puntata di S4, il talk show di Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica, con la presentazione della stagione 2022 alla Nautica, col Salone Nautico di Venezia in calendario quest'anno, 28 maggio, 5 di giugno, scusate per questa piccola interruzione. Giampaolo Montavoci, allora, Presidente della Commissione Offshore, la stagione l'abbiamo già preannunciata, inizia il 5 di giugno con la Pavia Venezia, poi Europeo Rodi Garganico, poi Cariati a luglio, poi le gare inglesi e poi a settembre il mese di fuoco, Cervia con Napoli, il mondiale offshore in Sardegna e la chiusura con la 100 miglia. Che team si prevedono? Anche tu ti sei organizzato in che modo? Sì, beh, noi quest'anno abbiamo fatto abbiamo messo insieme un nuovo team molto importante. Io sarò in barca con Cristian Ghedina, ci sarà anche Marco Crosera del cantiere Crosera, che è un giovane che si è avvicinato l'anno scorso alla motonautica e sarà, diciamo, il terzo pilota di questa imbarcazione. Se non posso io, non può Cristian Ghedina. E poi una seconda barca dove a bordo ci sarà Fabio Magnani, il nostro doc, ben famoso nel mondo della motonautica, e quest'anno è entrato nel team Ciccio Nozcale, Francis, pluricampione del mondo in endurance, che voleva provare l'offshore e si è avvicinato al nostro team. È olandese, no? È belga. Belga. Ci conosciamo da Fiammingo, dai, quindi... Sì, ci conosciamo da molti anni. Sa che quando organizzo qualcosa, mi muovo, lo faccio nel migliore dei modi, e quindi ha voluto entrare con grande entusiasmo, devo dire, nel nostro team. Questo per quanto riguarda il tuo team, ma a livello generale? A livello generale sta costruendo una nuova barca Roberto Lopiano, che anche lui è della Motonautica Venezia, e... Abbiamo visto Cesati, Cristian Cesati con Simone Cesati, che anche loro con i loro cantieri Albatros hanno delle nuove barche, giusto? Quindi c'è molto fermento. Sì, infatti sarà presente al Salone Nautico anche lui con una barca e anche con la nuova costruzione da diporto veloce. Ecco, c'è la nuova classe quest'anno di turismo di porto, giusto? Esatto, sui successi. Allora, per gli appassionati di motonautica c'era l'offshore, che sono i catamarani, ci sono l'endurance, che sono i monocarena, che sono queste imbarcazioni che vedete, che hanno delle precise disposizioni e normative da rispettare. Da quest'anno, per allargare al boom della nautica, perché poi c'è un vero e proprio, non si trovano barche usate, poi ne parliamo con Antonio Vettese, la federazione ha approfittato di questo momento, allargata, ha fatto questa nuova classe touring di porto. Sì, beh, diciamo che è stato sulla scia del successo della Pavia Venezia, perché la Pavia Venezia, un altro dei segreti del successo è stato l'apertura con regole semplicissime al diporto veloce, rapporto peso-potenza, e questo è stato veramente... Cioè, cosa vuol dire? Che quindi 1 a 3, 1 a 4? Esatto, si parte dall'1 a 3, praticamente hai 900 kg di barche e 300 cavalli, quindi parliamo di barche molto veloci, fino all'8 a 1, barche da diporto. La velocità minima è stata un po' elevata, però a 70 km l'ora minimo, prima era 60, ma il successo di questa nuova categoria è stato portato dalla Pavia Venezia. Infatti hanno praticamente, abbiamo copiato il regolamento della Pavia Venezia per questa nuova categoria, mettendo qualche regoletta in più, e ci sono già parecchi iscritti. Per quest'anno le gare si faranno all'interno della Pavia Venezia, a Cervia, Napoli e probabilmente un'altra gara da definire, e Como la 100 miglia. Como e la Pavia Venezia poi faranno un trofeo a sé stante, che è il trofeo delle gare storiche, e in base ai risultati di queste due gare si vincerà un trofeo delle gare storiche. Comunque questa categoria dovrebbe avere un bel successo, ci sono già 15 iscritti, quindi
non è male, visto che le iscrizioni sono state aperte pochi giorni fa e qui si parla di un campionato intero a cui partecipare. E ha parlato proprio di Pavia Venezia, queste sono le immagini riferite all'edizione dell'anno scorso, iscrizione record, una grande edizione di questa gara che è una delle gare motonautiche più lunghe al mondo, più antiche, 1929 la prima edizione, per poca acqua si è partiti da Sannazaro d'Ongina, al via avete visto anche Christian Ghedina, il campione di sci che si è dedicato all'automobilismo e da quest'anno corre anche con l'amico Giampaolo in motonautica, tutte le gare che ci ha appena descritto, quindi grande novità. Poi parleremo anche della nuova sede che stai aprendo a Venezia, perché Venezia sta vivendo un grande momento, c'è questo salone nautico in calendario dal 28 di maggio al 5 di giugno, soltanto 3 edizioni, Antonio Vettese, hanno record, giusto? Hanno record. Tu prima hai fatto una citazione riguardo al mercato della nautica. L'anno scorso, sembra anche un po' brutto dirlo, ma il Covid ha giovato alla nautica perché la barca è stata riscoperta come luogo di intimità familiare, luogo riservato, e c'è stato un grande boom di vendite sia del nuovo che dell'usato. Ovviamente, come sempre, quando uno poi non riesce ad avere in consegna la barca nuova perché sta succedendo, si sono allungati i tempi di consegna, poi si rivolge anche al mercato di tutte le metrature, perché adesso ci sarà il problema che gli oligarchi russi hanno i loro yacht, li hanno portati via. Ne ho parlato. Adesso scherzando, insomma, scherzando. È uno scherzo, ma neanche tanto. Ne ho parlato con qualche cantiere. Quello che sta succedendo è che, appunto, siccome i tempi di consegna, soprattutto per queste barche importanti, sono molto dilatati, gli slot liberi per la costruzione delle barche vengono subito riempiti da nuovi clienti del vecchio mondo, possiamo dire, che vogliono la barca. Quindi per il natanti sotto i 10 metri o barche grosse? No, parliamo di barche importanti. Barche grosse. Sì, adesso è chiaro che anche i natanti hanno il loro beneficio, ma adesso parliamo anche... Ma in effetti non ci sono più barche in vendita, è tutto... Beh no, le barche in vendita ci sono lunghi tempi di consegna, e il mercato si sta adeguando, l'industria si sta adeguando, sai, era abituata, aveva tarato le sue capacità industriali per un tempo, chiamiamolo così, post-crisi, in cui era anche un po' difficile pensare di fare dei grandi passi, no? Delle grandi crescite industriali. Invece in questo momento sembrerebbe più possibile. Allora, ma scusami, grazie Antonio per questa precisazione, ma allora anche se c'è questo boom di vendita di barche, di richiesta di barche usate, di nuove barche già tutte pernottate, ci sarà anche il problema di posti barca, giusto Marino Masiero? Marino Masiero è collegato da remoto dal suo porto che gestisce Rodi Garganico, ma gestisce anche Francavilla in Abruzzo, Rodi Garganico in Puglia davanti alle Tremiti, è consigliere della Assonautica Venezia, no, vicepresidente dell'Assonautica. Anche i posti barca stanno vivendo un buon momento dal punto di vista di richieste, non se ne trovano tanto facilmente. Allora, il mercato è un po' variegato in funzione della posizione in Italia rispetto nord-sud. Al sud abbiamo parecchi posti barca liberi, è una questione storica, al nord abbiamo il tutto esaurito da tempo. Mi sentite? Sì, vai. Al nord abbiamo tutto esaurito da tempo, abbiamo una flessione in termini positivi di mercato perché i posti barca sono pochi e si stanno alzando i prezzi. Riguardo al ragionamento che si stava facendo un attimo fa, siamo passati nel 2010 da 180.000 addetti nazionali a circa 110.000. In questo momento in cui l'industria fa fatica a star dietro alla domanda di mercato del nuovo, i prezzi dell'usato sono aumentati di circa il 20-25% rispetto a 3-4 anni fa. Quindi questo è un bel dato, ci fa pensare che questa onda, nonostante la crisi internazionale che conosciamo purtroppo si allunghi, e quindi si aspetta nel settore un aumento della domanda anche dei posti barca, nuovi porti e nuova nautica.
Ma è il problema, nuovi porti, nuovi posti barca, ma ci sono delle normative, ci sono delle amministrazioni che non tutte sono open mind, che amano la nautica, vogliono le barche. Ci sono tante lotte intestinali all'interno di tante amministrazioni che impediscono questo boom della nautica. Il problema è un problema tipicamente italiano. Per piantare un chiodo in Italia ci vogliono 70 autorizzazioni. Però devo dire che ci sono delle amministrazioni pubbliche, regionali, locali, faccio un esempio per tutti, la Regione Puglia sta puntando molto sulla nautica, il comune di Rodi Garganico l'ha fatto tanti anni fa, ne approfitto per ringraziare il sindaco Danelli e il vicepresidente regionale Puglia Raffaele Piemontese per questa apertura. Noi stiamo costituendo il primo polo nautico regionale con una iniziativa che metterà sul mercato a prezzo unico tutte le marine pugliesi. Quindi chapeau alla Regione Puglia che è all'avanguardia in questo, sperando che anche altre regioni... volevi dire qualcosa? Volevo dire una cosa. Intanto la Regione Puglia da tanti anni è all'avanguardia, è stata la prima regione in Italia a chiedere una rete di porti turistici con l'obiettivo 1 dell'Europa. E poi si è un po' fermata proprio per problemi burocratici. Ma quello a cui accennavi tu è abbastanza vero, esiste un problema culturale in alcune amministrazioni e in alcune, diciamo così, fasce politiche, perché non riescono a vedere il porto turistico come infrastruttura. E il porto turistico, come tutti i porti, è un'infrastruttura che serve al territorio, porta ricchezza al territorio e questa è la chiave di lettura che spesso manca. Non è solo, come dire, un luogo dove i ricchi tengono le loro barche, perché purtroppo questa è l'immagine, no? che spesso traspare o che viene... la barca è sempre un oggetto visto, poi magari anche un po' colpa nostra che l'abbiamo fatto percepire come luogo di esercizio del lusso e non della felicità delle vacanze, che è un altro tema importante su cui lavorare. Anche perché noi si parlano le barche degli oligarchi russi da centinaia di milioni di dollari, di euro, ma ci sono anche i natanti che vediamo. A Rodi Garganico ci saranno decine di barche. No, ma ci sono anche i gommoni, quelli che si portano anche senza patente con i 40 cavalli. Certamente. Ed è il grande della nautica, cioè per darti un numero, le navi che noi ammiriamo degli oligarchi sono circa 7.000 nel mondo, non tutte degli oligarchi, dei grandi ricchi mondiali, sono circa 7.000 barche. L'Italia ha almeno 150.000 barche di dimensioni medie, ridotte, che sono la realtà del mercato, che sono la verità. Tanti pensionati che usano la liquidazione per andare finalmente a pescare con un 7 metri. Ma un conto è la proprietà, ma adesso ora c'è anche il charter, diciamo l'affitto, la locazione, il noleggio di tanta gente che va una settimana in Sardegna, in Puglia, in Sicilia, va nell'albergo, nella propria location che sceglie e poi vuole un giorno affitta la barca, può fare l'escursione e si sente in quel giorno affitta una barca, un gommone, un catamarano e va appunto a vedersi le bellezze delle isole di fronte, di nascondigli nascosti, giusto? Anche questo è interessante, importante. Si usa molto, è un modo di fruire la barca meno traumatico che fare l'armatore, perché comunque possederla è abbastanza... D'altro noi abbiamo 8.000 km di coste e vediamo di sfruttarle. Esattamente. No? Giusto Giampaolo, tu sei partito... Altro che... Sono d'accordo su tutto quello che sta dicendo. Noi siamo qui, amiamo la nautica, la motonautica da tanti anni. Senti Floriano, però volevo dire una cosa, che al Salone di Venezia ci sarà anche tanta vela. Capisco che siamo un po' a casa della motonautica. No, io sono un velista. No, abbiamo visto le immagini perché lì il Moro di Venezia l'abbiamo parlato. Nel 92 ci fu la grande impresa appunto del Moro di Venezia con Paul Cagliari legato ai 30 anni dalla vittoria della Louis Vuitton Cup, che è avvenuta il 30 aprile del 1992, lo dico come data precisa perché ci sarà una manifestazione a Ravenna del Circolo Velico Ravennate, cui seguiranno a Venezia delle manifestazioni organizzate assieme alla Compagnia della Vela
e dai ragazzi dell'equipaggio. Durante il salone ci saranno delle manifestazioni veliche, sempre organizzate dalla Compagnia della Vela, che era stato il club sfidante. Compagnia della Vela, che io devo dire chapeau, perché pensate dove ha la sede questo circolo velico, la Compagnia della Vela, che è una delle società veliche più importanti al mondo, in piazza San Marco, certo. A 50 metri di piazza San Marco. E anche all'isola San Giorgio. E anche all'isola Giorgio di fronte, quindi ecco, queste sono proprio le immagini che si riferiscono e a non quella dimentichiamo comunque che a questi festeggiamenti partecipa anche Bucintoro, che è stata una delle sedi tanto usate dal Moro e da Raul Gardini. Ecco, quanta voglia c'è di quel mondo lì, da Azzurro 83? Sarà che stiamo invecchiando? La Coppa America adesso tornerà ora che in arriva Europa. a Barcellona? Arriva a Barcellona, secondo me è una bella scelta, perché io sono stato a Auckland, non ho la percezione che a Auckland, parlo solo dell'aspetto pubblico e dell'aspetto della notorietà di questa grande regata, che deve stare all'interno dei grandi eventi internazionali. È un po' come il mondiale di calcio, le Olimpiadi. La Coppa America ce la può fare, è un vero evento internazionale dove le nazioni partecipano, e nelle ultime edizioni questa spinta si era un po' persa. Si è un po' persa. Questa spinta l'abbiamo vista tanto a Valencia nel 2007, no? 2007 a Valencia, nel 92 quando c'era il Moro a San Diego, c'erano tanti partecipanti e ci vuole una volontà specifica per tenere a questo livello la manifestazione, e non semplicemente, come fa qualcuno, tenerla stretta per vincerla di nuovo. Comunque 2024 no? Barcellona, abbiamo tempo per parlarvi, giusto? Sì, sembra che ritorni a Linghi, ci sono già fermenti. Torna a Linghi, torna Luna Rossa per la torna Luna Rossa che porta l'immagine dell'Italia. Dalla Vela alla motonautica, Giampaolo, tu lo so che però io adoro la vela, quindi non puoi. Il 5 maggio cos'è che fate? Cambiate sede, giusto? Sì, comunque io sono andato a Auckland a vedere Luna Rossa nel 99, la sfida con America One, l'ho visto tutte le sfide, quindi insomma puoi dire la tua, dai. No, non è che posso dire la mia, più di tanto non ne capisco, però io amo il mare sotto tutte le sue forme, quindi la vela, il motore, i remi. Ho fatto 3 regate delle Befane con la Bucintoro e sono andato in finale in Canagrande. A Venezia c'è anche la Voga Longa, giusto? Esatto, tra l'altro la Voga Longa, la mia compagna è stata parte dell'organizzazione per molti anni, e ancora adesso comunque ci chiamano a casa per iscriversi, quindi sono dentro anche là, quindi mi piace tutto il mondo legato al mare. E niente, il 5 maggio noi abbiamo un giorno molto importante, presentiamo al Casinò di Venezia in Canagrande questo nuovo team, tutti i piloti dell'Associazione Motonautica Venezia che saranno presenti, ci sono già parecchi giornalisti che hanno aderito a questa conferenza stampa, e finita la conferenza stampa, a qualche minuto a piedi dal Casinò c'è la nostra nuova sede dell'Associazione Motonautica Venezia e faremo l'inaugurazione ufficiale con rinfresco, quindi vi aspettiamo tutti. Quindi aspettiamo tutti, è un invito aperto a tutti, cari amici di Sport.tv, il 5 maggio a Venezia, l'amico Montavoci aspetta tutti, è invito aperto, poi se arriva tanta gente sono problemi tuoi per male. Speriamo di no. No, scherzo. Con lo spritz, immagino. Sì. Ecco, ma no, comunque il 5 maggio si parte, ma poi l'evento clou è il 5 giugno con la Pavia Venezia. Certo. Perché... Dall'1 al 3 le barche elettriche dentro al Salone Nautico di Venezia, esatto. Poi la Pavia Venezia e poi la stagione dell'offshore. Fortunatamente quest'anno non ci sono state richieste, anche per, credo sia il motivo sia quello di chiudere quantomeno per quest'anno il discorso del Covid. Non ci sono richieste primaverili di gare, quindi è perfetto che la prima gara sia la Pavia Venezia, così mi dedico a quella fino al 5 giugno e dopo, archiviata anche questa edizione della Pavia Venezia, penseremo a tutto il campionato. In effetti normalmente si partiva già ai primi di aprile con le gare, ma il Covid ha creato qualche problema, giusto? Sì, anche se io sono già partito con la motonautica, perché come ben sai ho già fatto la prima gara del mondiale X-Cat negli Emirati, abbiamo fatto anche un buon risultato, siamo terzi al mondiale come inizio del campionato, che è tra l'altro il campionato più importante attualmente della motonautica,
e quest'anno Quante tornerà... barche c'erano a Fujairah, no? Sì. Cioè, è uno dei 7 emirati degli Emirati Arabi Uniti, quello dalla parte dell'Oceano Indiano, Esatto, giusto? comincia con Fujairah il campionato e termina a Dubai in dicembre. C'erano 13-14 barche, è un bel campionato, molto performante, sono barche che fanno intorno ai 200 km l'ora, quindi divertenti. Ok, abbiamo Io ho visto corso con Roberto Loppiano. Roberto Loppiano che sta facendo la barca nuova, ne abbiamo parlato perché si fosse perso, andate sul nostro sito sportdor.tv, su tutti i motori di ricerca viene fuori e potete vedere proprio la presentazione che abbiamo fatto della stagione offshore 2022. Abbiamo visto le immagini dell'Arsenale di Venezia. Tu dicevi che la superficie dell'Arsenale di Venezia è il 20% della città? È circa il 20% della città, è veramente grande. Ma come mai? Perché proprio lì... Perché una volta durante la Serenissima era proprio come diceva Vettese, è stata la prima catena di montaggio del mondo, viene ufficialmente considerata la prima catena di montaggio del mondo e lì Venezia era una potenza marittima veramente mondiale. E in quegli anni chiunque avesse bisogno di una flotta per la guerra, doveva venire a Venezia. Bizantini per primi, ma tantissime altre potenze, anche i normanni stessi che erano nemici dei bizantini hanno chiesto l'aiuto di Venezia più volte, quindi guerre continue e la necessità era di avere parliamo nel una 1100, flotta. a Venezia nel 1100, quindi quasi 9 secoli fa, quasi 10 secoli fa, si facevano una nave al giorno, 350 navi all'anno, quindi immaginate voi con i sistemi di 10 secoli fa. Giusto Marino? Ecco sì, la cosa interessante rispetto alla questione della catena di montaggio a cui facevate riferimento è che al posto di spostarsi i pezzi da montare si spostavano gli uomini. E un'altra cosa interessante da sapere è che questi uomini venivano formati in squadra tutte le mattine, cioè nessuno mai era dentro la squadra del giorno prima. Questo è un esempio straordinario della laboriosità dei veneziani e della capacità del dinamismo che ancora oggi caratteristica la città di Venezia, è una delle sue caratteristiche. Siamo un popolo dinamico e un paese volto al futuro. L'iniziativa di portare il Salone Nautico a Venezia, che in soli 3 anni arriva nel gotha mondiale dei saloni, è un esempio, insomma, e di questo bisogna dare atto al sindaco che l'ha voluto. In effetti Venezia è a livello ormai di Düsseldorf, Miami e Genova, è fra le top 5 al mondo, lo possiamo dire Antonio, giusto? Diciamolo. Diciamolo con voce forte, dal 28 maggio al 5 giugno parte la stagione estiva della nautica e bisogna andare assolutamente a Venezia. Dall'1 al 3 ci sono anche le barche d'epoca, le barche elettriche, scusa, è vero? Sì, sì, ci sono queste barche elettriche, l'altro anno è stato un primo evento con barche di tutti i tipi, abbiamo messo in piedi con Assonautica la prima regata elettrica al mondo, questa e-regata, è stato un bel successo. Quest'anno abbiamo voluto pensare anche di aprire una categoria monotipo, proprio una categoria da corsa di barche full electric, è stato un bel impegno, ci stiamo ancora lavorando, dovrebbero consegnarcele a fine aprile, primi di maggio. Io se riesco vorrei portare alla presentazione al Casinò anche una di queste barche. D'altronde la sostenibilità per far vivere e sopravvivere Venezia è la sostenibilità, giusto Marino? Assolutamente. Noi abbiamo un centro storico molto delicato, uno dei più bei centri storici al mondo. La particolarità che ci si muove o a piedi o in barca fa sì che le barche del prossimo futuro siano tutte elettriche. Volevo puntualizzare una cosa di prima sulla questione della popolarità della nautica. Ha detto bene il collega, noi in Italia abbiamo 150.000 barche e dopodiché abbiamo 350.000 natanti. Il costo di gestione di una barca, quindi un mezzo dove ci si può dormire a bordo, complessivo durante tutto l'anno, è inferiore ai costi che una famiglia affronta per fare vacanza in maniera tradizionale. La barca permette isolamento, permette familiarità
ma a conti fatti l'abbiamo fatto con un sondaggio di Asonautica Venezia. Gestire una barca di 7-8 metri costa meno che andare in vacanza e muoversi il sabato o la domenica in termini tradizionali con l'auto e con la famiglia per andare al mare o in montagna. Quindi compriamo la barca, giusto? Compriamo le barche. Compriamo le barche. Siamo più in che chiusura. altro viviamo la felicità delle barche. La barca è felicità. La barca è felicità e andiamo in Adriatico a Francavilla a Rodi Garganico, giusto? E a Marina del Sole a Chioggia. E Marina del Sole a Chioggia, dall'amico Marino Masiero. Ciao Marino, grazie. Bellissima l'inquadratura di Rodi Garganico alle tue spalle, ci ha fatto venire voglia e sei veramente, noi siamo qui nei nostri studi di Milano. Ciao Marino e alla prossima occasione per le tue diciamo avventure nautiche, che sono tantissime, Asonautica e tutte le marine che gestisci. Antonio Vettese, chiusura, Salone Nautico 28. Vi aspettiamo tutti a Venezia, 28 maggio, 5 giugno. All'Arsenale di Venezia per il famoso terza edizione Salone Nautico di Venezia, e noi con l'offshore quando partiamo? Il 5 maggio dopo il salone, quindi aspetto anch'io tutti al Salone Nautico per la regata e per l'arrivo della Pavia Venezia, evento di chiusura del Salone Nautico con le premiazioni. Siamo in chiusura, grazie a voi che ci avete seguito, grazie agli amici che sono venuti qui a intervenire per parlare di nautica, motonautica e Salone Nautico di Venezia. Vi ricordo l'appuntamento a Boretto Post questa domenica, il 10 di aprile, la festa della motonautica anni 80, anni 90 degli amici di Boretto Po, Corradini col presidente dell'associazione, Carlo Mente e tutti. Boretto Po, 5.000 abitanti a 150 campioni del mondo europeo di motonautica, la culla della motonautica da circuito, e questa festa fa sì che è importante. Grazie ancora. Ci vediamo settimana prossima, sempre con Sportdoor.tv. Ciao e alla prossima occasione da Floriano Moboni. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Marco, Hosis Technology, In collaborazione con Marco, Hosis Technology, sportoutdoorviaggi.it.